Buongiorno amici, vi siete mai chiesti come cucivano prima dell'invenzione della macchina da cucire? Oggi è vero, vedremo come si utilizza la macchina da cucire e come imparare a utilizzarla bene, ma impareremo anche come si cuce senza macchina da cucire. Qui dietro ne avete un esempio che adesso vedremo un pochino più da vicino. Iniziamo. Ecco il bustino visto da vicino e il mio personale lo stavo rifoderando. Vi faccio notare da vicino la precisione delle cuciture. Queste sono fatte a mano, non mi riferisco soltanto all'impuntura, mi riferisco proprio alla precisione di cucitura, che è la cucitura a mano. Il retro lo vedete, lo stavo rifoderando, ha tutti i punti che abbiamo visto fino adesso. Questo è fatto tutto interamente a mano. Fin qui tutto quello che vedete non ha neanche un punto a macchina. Come si esegue questo punto? Adesso lo vediamo subito. Immaginiamo di avere le nostre due parti debitamente imbastite dritto contro dritto. Andremo per cucire a mano semplicemente ad eseguire questo punto. È un punto indietro che abbiamo visto in altre occasioni fino adesso in maniera limitata, ma che adesso vedremo come punto principale. Si usa il filo doppio, almeno per i tessuti un pochino più pesanti, e si ferma comunque il filo come avete visto fino adesso con le imbastiture e si fa così. Questo è il punto, ok? Io vado con l'ago dietro all'inizio del punto e faccio uscire l'ago più avanti rispetto alla fine del mio primo punto della misura dei punti che sto eseguendo. Quindi questa misura sarà quella da cui uscirà il mio ago più avanti. Di nuovo, adesso andrò all'inizio di questo mio secondo punto che coincide con la fine del primo e andrò avanti della lunghezza del mio punto che è intorno ai 4 mm. Poi dipende sempre dal tessuto. Se ho necessità di farli più piccolini, li farò più piccolini. E proseguo così fino alla fine. Dimenticavo, non vi ho detto che le cuciture che siano a mano o a macchina non vanno mai eseguite sul punto di imbastitura, ma a fianco. Sarà praticamente 1 millimetro, ma non va mai eseguito sopra perché nel momento in cui andrete a togliere il filo di imbastitura rischiate di tirare, se si incastrano, anche i fili di cucitura. Non si vede e regge, altro che se regge anche di più di quella a macchina. Adesso vediamo invece come si utilizza la macchina. Bene, allora, per chi non ha mai usato la macchina da cucire, tutte le macchine hanno un doppio filo. Questo è il punto in cui noi andremo a riempire questa spoletta e quindi a dividere il colore, il nostro filo dalla spola questa qua principale. Quindi ne prenderemo un po' e lo metteremo su questa spoletta che andrà inserita in un altro punto della macchina da cucire. Andremo a prendere, in genere queste sono molto simili in tutte, però l'importante è che capiate il principio, poi alla fine esistono i manuali apposta e bene o male le macchine si somigliano. Ok, farò passare il mio filo attorno, dopodiché andrò ad infilare il mio filo in questo buchino che in genere queste spolette hanno. Andremo a tenere il filo fin quando rischierà più di venire via dalla spoletta. Spingerò il mio portaspola in questo modo, in modo da attivare la rotazione di questo punto. Posso lasciare il mio filo, dopodiché infilerò separatamente questo filo superiore che rimane nel suo alloggiamento, seguendo la numerazione che sicuramente la vostra macchina avrà.
mio caso avrà questi passaggi e scenderà giù fino al lago. Questi passaggi non numerati, ma che sulle istruzioni trovate sicuramente, e infilerete il vostro ago. Molte hanno l'infilago come questo, quindi molto semplificato, altrimenti farete come si fa sempre, infilando nella cruna. Molti hanno il portaspola a vista, piano, in quel caso sarà anche più semplice, altrimenti dovrete estrarre il portaspola, inserire la vostra spoletta appena infilata, far passare il filo, queste sono quasi tutte uguali, così, ok? Bene, questa spoletta adesso andrò a inserirla, vedete che c'è questa parte sporgente e vedete anche che c'è questo alloggiamento qui, questa apertura, e anche questa parte che ruota. Vedete, questa parte è chiusa? Poi c'è un punto in cui c'è l'apertura. Io dovrò avere l'apertura sopra, altrimenti quando andrò ad inserire la mia spoletta non riuscirò ad inserirla. Dovrò fare così. Così, vedete, questa parte alta va lì dentro e deve fare questo clic. Poi con il filo superiore, quello che ho infilato nell'ago, andrò facendo abbassare l'ago, andrò a pescare il mio filo sottostante che verrà facilmente su. Adesso entrambi i fili andranno inseriti in questa spaccatura del piedino, così. Questo è uguale per tutte le macchine. Adesso vi mostro alcuni esercizi che potete fare per impratichirvi. Dovete realizzare una serie di linee e di curve su un tessuto qualsiasi per esercitarvi e andrete a cucire sul gesso, a fianco al gesso a misura determinata, l'abbiamo già visto nelle tasche, quindi a 0,5, e lo farete sia sulle linee dritte che le linee curve. Come faremo a regolarci? Far scorrere il piedino lungo il gesso e cucire. Nel momento in cui andrò a cucire, la mia cucitura sarà automaticamente a 0,5. In questo caso lo è perché, non so se lo vedete, ho spostato l'ago. Tutte le macchine da cucire hanno, la maggioranza delle macchine da cucire hanno la possibilità di spostare l'ago perché serve a variare la lunghezza di alcuni punti. Io lo utilizzerò per spostare il mio ago, non so se lo vedete, si muove all'occorrenza in base alla cucitura che dovrò fare rispetto al mio gesso. Quando riuscirete a fare in maniera perfetta queste cuciture, sarete pronti ad utilizzare la macchina per i vostri abiti. Lo stesso vale per la curva, ok? Esercitatevi e godetevi le prossime lezioni. Bene, adesso sapete cucire con la macchina e senza, non avrete nessun tipo di problema d'ora in poi per qualsiasi tipo di cucitura andrete a realizzare. Sabato prossimo vedremo la tasca in cucitura di alta sartoria, la divideremo in due parti come abbiamo fatto con la tasca a filetto. Non perdetevela, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo sabato. Arrivederci.